Viaggiare per me significa sorprendermi, ma se so già cosa aspettarmi da una città, l'effetto sorpresa svanisce, pertanto preferisco andare quasi alla cieca, senza sapere cosa il luogo abbia da offrirmi. E fu così che il viaggio non poté iniziare in una maniera migliore, con Bordeaux che mi stravolse ogni tipo di aspettativa. Sono a Bordeaux, ho coronato il mio sogno, ho iniziato il mio viaggio, adesso non mi posso più tirare indietro, non posso più tornare, non posso più ripensarci, ho già fatto più di 700 km e quindi devo per forza continuare, e già che continuiamo col sorriso in bocca, sulle labbra, suona meglio. Non so come farvelo notare, ma sta nevicando. Secondo me bisognerebbe introdurre a scuola una disciplina, cose della vita. Per esempio, come si cucina la pasta, è importante da sapere, siamo italiani. Oppure, come si prenota un viaggio aereo su internet, anche, ormai. Altra cosa, dove fu girata la corazzata Potemkin. Qui fu girata, a Odessa, su queste scalinate. Qui cadde il passeggino, qui. E ci fu il marinaio che lo salvò. Capito qual è? Quella dei Fantozzi. La corazzata Potemkin è una cacata pazzesca! Lo fecero qui, sono in un pezzo di storia del cinema! Su di una cosa non si discute, i waffle a €1 di fronte al Mannequin Peace, per intenderci il bambinello che la fa in libertà, sono i più buoni che abbia mai assaggiato. Cucinava allegramente in mezzo alla natura, con di fronte i fiordi, e come al solito inizia a piovere. Quindi metti tutto dentro, Davide, dai, metti tutto dentro la macchina e cerchiamo una fermata dell'autobus, ci mettiamo a cucinare qui. Oggi avevo una voglia incredibile di carne, quindi mi sono fatto 4 bistecche, perché non che ne mangi 4, quella era la confezione, l'abbiamo presa, ne mangeremo quelle che potremo per poi mettere da parte le altre, che con la temperatura che fa qua ha voglia a conservarsi bene. E poi gol! 1-0 per Italia e palla al centro! Com'è che c'entra? C'è sempre del calcio in ogni italiano! Mentre guidavo ho scorto un'isoletta e ho visto anche che aveva una piccolissima striscia di sabbia che la collegava al fiordo. Sebbene piovesse non la si poteva ignorare. Porca Peppa, che freddo che fa! Tra pioggerella, vento e temperatura che più o meno è sugli 0 gradi. Quasi mi sto pentendo di venire qua. Ma non è vero, non è vero, non mi sto pentendo per niente, ragazzi. Ho trovato un'isola all'interno di un fiordo con una panchina e io 2 minuti qua su questa panchina e sì che me li faccio, mi bagnerò il culetto, mi bagnerò la testa, ma per la testa c'è il cappuccio e mi godo questo paesaggio insieme a voi. È congelata! Finché si ha un asciugamano e un po' di ricambi ci si può buttare a mare quante volte vogliamo, o si può far finta di buttarci, perché io l'ho fatta apposta. L'ho fatta apposta, mica sono caduto così come uno stupido. L'unico problema sono le scarpe. Non so perché, ma per fortuna ho dimenticato in auto le scarpe da calcetto e meno male, quindi posso andare in giro con quelle. L'unico problema è che mancano 2 tacchetti qua e quindi sto sempre un po' zoppicando. Sono bravi, Caspita, si sono bravi. Ho dimenticato che va in auto. Anche lei deve chiedere qualcosa a Babbo Natale. Devo tornare a prenderlo. Ehi, scusa, dai, andiamo. Sì, lo so, ti ho lasciato, ho sbagliato. Dai, andiamo. No, non fare l'arrabbiata. Voi tartarughe siete tutti uguali. Forza, andiamo? Dai. Olá, Helsinki! È nóis! Se l'unica notte in cui avete pensato di dormire in un ostello c'è un giapponese di 60 anni che russa come un maiale, che fate? Vi incazzate? No, alzatevi, fatevi la doccia e venite qui al monumento di Madrepatria, che alle 6:30 del mattino è praticamente tutto per voi e ne vale la pena. Dai capitano, andiamo a riga, ci stanno aspettando, forza! Bello il mio capitano, andiamo a riga, dai, andiamo, forza, dai.
Dobbiamo seguire la strada. Non la stella, la strada, quella è un'altra storia. Ci sono state diverse volte in questo viaggio in cui ero felice di quello che stavo facendo perché era un qualcosa di unico, era un qualcosa di emozionante. Ci sono altre volte come oggi in cui ti blocchi e dici ma dove sto? Che cosa sto facendo? Che cosa mi è venuto in mente di fare? Ti viene la pelle d'oca e anche qualche lacrimuccia. Perché tutto quello che avevo pensato, che avevo studiato, lo sto vivendo. Io sto vivendo il mondo, sto vivendo la storia. Mi sento più vivo che mai in questo momento. Per me è la sensazione più bella che si possa vivere. Io non so se ce la faccio ad arrivare fino alla fine. La vedo molto dura. Se continua ad esserci questa neve, con le scarpe da calcio che ho, non posso permettermelo. E fa un freddo cane. Ed è luglio, immagina a gennaio. Mamma. Dai, proviamoci, dai. Sono sul ponte che collega la Danimarca con l'isola nella quale si trova Copenaghen ed è un ponte enorme, lunghissimo e da quando sono partito sicuramente questa è la più bella emozione che stia provando. È bellissimo ragazzi, è bellissimo, non so descriverlo. Purtroppo non finisce qui. Sono sempre lo stesso di prima, vi ricordate l'emozione che avevo? Scomparsa del tutto, finito il ponte, c'era il pedaggio, 32 euro, 32 euro, un ponte, avanculo, bellissimo il ponte, ma 32 euro. Ricapitoliamo. Io ho conosciuto una ragazza sudafricana, la quale conosce una ragazza, sempre sudafricana, che vive ad Amsterdam. Ci vogliamo conoscere e quindi ci siamo organizzate per prenderci un caffè. Questa ragazza ha un suo amico, quindi amico di un'amica, che mi può ospitare a casa sua gratis per 2 giorni. Quindi non devo dormire in ostello, non devo dormire nell'auto. Ora, quanto è bello il mondo! E se pensa a quello che ero solito mangiare negli altri giorni, povero me, e quanto sono caduto in basso, e quanto continuerò a cadere in basso nei giorni a seguire. Non scioccatevi per quello che vi sto per far vedere, però tenete in mente che siamo in un campeggio, l'acqua non c'è, in campeggio, magari in campeggio, siamo per strada, quindi alla ricerca di una fontana, alla ricerca di una pompa di benzina in cui ci sia acqua. Non ho tanta voglia di pulire le cose, non ho tanta voglia di sporcare tante stoviglie, quindi si mangia direttamente dalla pentola e dal cucchiaio in silicone. Perché sporcare un piatto in più? Perché sporcare un cucchiaio in più? Non siamo mica in un ristorante 3 stelle Michelin, ma neanche una, ma neanche mezza. Siamo in auto, quindi ragazzi abbassiamo le aspettative e viva la pappa. In questo momento ho 2 sensazioni. La prima emozione forte perché onestamente un posto del genere non ti lascia indifferente. 2, mi sento tanto fortunato, ma veramente tanto fortunato a potermi permettere di viaggiare anche in questo modo e di andare alla scoperta di posti del genere che non dico che ti cambiano la vita, posso vivere benissimo senza questo posto, però te la migliorano, ti fanno vedere il mondo da un punto di vista differente. You speak English? Yes, I do. And you? Be careful with my guitar, please! Ecco lo chef che è in me. Esci da quel corpo cuoco! Cucinare con qualità non significa spendere soldi, forse tempo, è vero. Ma con dell'intelligenza e una dose di praticità si può risparmiare molto. Avete presente il salmone? Bene, viene sfilettato, lo si vende in questi paesi a 27 euro al chilo, madonna 27 euro al chilo, e si butta il resto. Io ho comprato la lisca, quel resto, alla quale era ancora attaccato tanto salmone e con 2 euro ho ricavato pezzettini di salmone fresco per 3 porzioni di pasta. Certo che ho dovuto lavorare un bel po', ma a me servivano i cubetti di pesce mica un filetto. Quella pasta al salmone fresco era incredibilmente buona. Un bijou! E voilà, un gran buon appetito a tutti. È mezzanotte, ma non fa niente. Raga, è buonissimo. Sono in auto perché fuori piove, non piove, piove, non piove e quindi stavo cucinando fuori, però piove e quindi o si inzuppa tutto o entri in auto, ti fai un buco e inizi a cucinare.
Ce l'ho fatta, sono arrivato al circolo polare artico. Fino ad adesso è stata l'emozione più grande del viaggio. Credo non sarà la più grande perché mi manca ancora Capo Nord, però è il significato che ce l'ho fatta. Quello che sembrava teoria adesso è diventato realtà. Quello che sembrava un sogno adesso lo sto toccando. Sto toccando la neve del circolo polare artico, la neve del Polo Nord. E ce l'ho fatta io, ce la può fare chiunque, quindi sono emozionato. Piove e chi se ne frega, guarda che paesaggio c'è. Sembra di stare a un cartone animato. Ho solo seccato i vestiti per 10-15 minuti ed era poco. E sono tornato a casa, nella mia auto, che i vestiti erano più bagnati che umidi. Praticamente la mia auto è uno stendino ambulante. Non è proprio il massimo. Non vi dico l'umidità che c'era stamattina. Per fortuna che c'è il sole. Beh, ragazzi, quando vi dico che non è tutto rose e fiori, intendo anche questo. Le lacrime più grosse quando l'albero della neve fiori di stelle rosse. Hello Italian friends, nice to meet you. È mezzanotte e mezzo e qui alle Lofoten il sole sembra non voler tramontare. Mi tocca dormire così. Che sacrificio, no? Chi me l'ha fatta fare a venire qua? E vabbè, alle mie spalle c'è il ragazzo che sta viaggiando con me. Infatti Africa è un po' disorganizzato in questo momento, però non fa niente. Sarà anche buono il baccalà, ma la puzza che c'è, mamma. Ma mi posso far fregare da un cieco? È così che bisogna fare! Coraggio, ragazzi! Non ero da solo in quel momento, conobbi Marianna, una ragazza austriaca. La conobbi sul campanile della chiesa di Nostro Signore Redentore. Sto per arrivare in cima al campanile della chiesa del Nostro Signore Redentore. 400 scalini e l'ambiente è ancora più bello di quello della Torre degli Asini di Bologna. È unico. Viaggiare non è solo fare il turista, viaggiare è anche perdere un'intera mattinata per fare la lavatrice, andare in lavanderia, ovviamente di quelle automatiche, e aspettare 2 ore, 2 ore e mezzo perché si lavi, si asciughi, farti un'altra volta 2,5 km a piedi con la valigia così. Ho avuto la fortuna di beccare una ciliegia per strada che è entrata qui dentro e mi ha spaccato la ruota. E poi tornare qui, come si piega un pantalone forte alle sere? Ma chi se ne frega così. Io adoro Varsavia, però devo guardare la strada, se no mi incapuzzo. Perché qua questa bicicletta c'ha un solo freno, là all'altro non c'è niente, si frena con i pedali e 2 volte ho rischiato di cadere. Una volta ho rischiato di cadere, la seconda sono caduto veramente. Devo ancora imparare a usarla, però adoro Varsavia, Ho visto a Cracovia cose che voi umani non potete neanche immaginare. Ho visto dei bambini di 8 anni suonare per strada il violino. Ho visto guerrieri andare in giro in armatura come se nulla fosse. Ma soprattutto ho visto un cavallo suonare il pianoforte e anche il coraggio di proporsi per i matrimoni. E certo che c'è il coraggio, tanto nessuno saprebbe chi sia. Ma poi parlo proprio io di stranezze. La bella notizia è che ho raggiunto un accordo con Lecce News 24 per pubblicare 2 volte a settimana il mio diario di viaggio. Il problema è che i tempi sono strettissimi, mi hanno già dato conferma per domani, quindi io per domani devo preparare l'articolo, le foto e un video di presentazione del progetto. Però il video va elaborato, va esportato e poi va caricato su internet. Siccome non ho tempo, la brutta notizia è che mi tocca andare in giro per Cracovia a visitare la città col computer acceso perché sta esportando il video ed è un po' ridicolo ed è un po' scomodo. Speriamo almeno ne valga la pena, che venga apprezzato sia il video che il diario. Io ce la sto mettendo tutta. Sono a Tiraspol, nella modesta cittadina di Tiraspol. Non mi fate dire che sia bella perché no, ragazzi, non ce la faccio a dire che sia bella perché bella non è. Mi dispiace, non ce lo metto l'impegno, però non ce la faccio.
Questo è il memoriale degli italiani. Fa una certa impressione. Che è tutto bello, anche il culo del cavallo è bello. Anche di questo cavallo è bello. Anche di... Mi sto zitto, basta. Dopo 59 giorni a zonzo per l'Europa, 17.000 km, dopo passeggiate, trekking, pedalate, visite, tuffi, pranzi, rifornimenti, dopo musei, castelli, chiese, palazzi, spiagge, concerti, montagne, traghetti, dopo aver attraversato 21 nazioni, essermi fatto spingere l'auto da 6 persone in Norvegia, essere stato chiuso in uno sgabuzzino da un poliziotto corrotto, dopo aver passato 3 volte la dogana della Transnistria, dopo aver pianto per essere arrivato al circolo polare artico, Sono emozionato. a Capo Nord e in Ucraina. Che cosa sto facendo? Dopo tutto questo, posso dire con certezza di non essere lo stesso Davide di quando sono partito. Come potrei esserlo dopo tutto ciò che ho imparato, ho condiviso, ho sofferto, ho gioito, dopo ciò che ho vissuto? E se non ci fosse nessuno a casa? Che sorpresa triste sarebbe. Immagino. ...17.384 km. E ne mancano 3 per arrivare a casa. Africa. Grazie. Viaggiare mi ha cambiato in meglio, non c'è dubbio. Tra le altre cose, viaggiare ha accentuato il legame affettivo con la mia terra. Quella terra che non mi ha visto nascere, ma mi ha visto crescere. Mi sento salentino e vorrei sentirlo per sempre, ovunque vada, qualsiasi angolo del pianeta visiti. Gli ultimi chilometri scorrevano tra adrenalina, tensione, con dubbi e domande, anche stupide. C'è qualcuno? Non si vede. Avrei potuto citofonare, dire sono Davide, ma avrebbe avuto lo stesso effetto che scavalcare, aprire il cancello automatico e effettuare un'entrata sorniona. Adesso sì, sono arrivato. Posso abbracciare mio padre, che mannaggia sua una maglietta l'avrebbe potuto indossare, ma questa è la bellezza della sorpresa, no? Poi chicca, la posso abbracciare, accarezzare, sbaciucchiare, slinguazzare, lei, io no. E infine c'è lei, mia sorella, più felice di me. Ce l'ho fatta, ho vinto. Casa tua è il più bel posto.